Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata del corso di Home Assistant. Questa volta andremo a approfondire il protocollo MQTT, quindi inizierò con il farvi vedere le basi dove potete trovare informazioni sui vari siti, per esempio uno dei siti è questo qua che vedete sullo schermo e vi farò anche vedere qualche esempio, oltre a spiegarvi ovviamente il funzionamento, il tutto applicato al mondo ovviamente della domotica e di Home Assistant. Tutto questo dopo la sigla. Bene ragazzi, allora possiamo iniziare. MQTT che cos'è? MQTT è un protocollo IoT pensato per connettere n.000 periferiche a un unico server che in realtà si chiama broker e trasmettere una serie di informazioni, una serie di messaggi, per l'esattezza una serie di rilevazioni dai vari sensori che appunto comunicano, che questi sensori sarebbero di fatto i client, con un broker MQTT. Come lo fa? Attraverso appunto questo protocollo. Se volete maggiori informazioni e approfondire meglio gli aspetti del protocollo, vi consiglio di andare sul sito che vedete mqtt.org, dove c'è una serie di concetti basilari ma anche dei concetti un po' più avanzati. Ora cosa possiamo andare a verificare? Possiamo vedere come tramite un diagramma funziona l'MQTT. Quindi ad esempio andando in questo sito e andando in questa sezione potete trovare un'idea del protocollo, di come funziona. Quindi qua ad esempio abbiamo una macchina che al suo interno ha una serie di sensori, in questo caso il sensore della velocità, che trasmette tramite, quindi pubblica un topic al MQTT broker. Cos'è un topic? Lo vediamo dopo. Però vi basti pensare che è una sorta di messaggio con un valore, quindi pubblica questo 70 miglia orarie, dove lo pubblica appunto su questo MQTT broker. Tutti gli altri client che diciamo, sottoscrivono a questo broker, quindi dicono ci sono anch'io broker, mandami tutti i messaggi che arrivano dai vari sensori che ovviamente hai tu. Quindi tramite appunto di questi messaggi di sottoscrizione che vedete qua, i vari client, in questo caso riceventi, come può essere un mobile device in questo caso, o un back-end che intendono ovviamente un server, ricevono questo argomento pubblicato in real time, cioè nel momento in cui viene pubblicato sul broker, il broker sa che ci sono n.000 sottoscrittori a cui deve mandare queste informazioni e la invia sempre appunto tramite questo protocollo. Quindi qua abbiamo altre specifiche. Questa volevo farvi una panoramica di massima. Ovviamente cos'è la potenza di questo protocollo? È il fatto che prima di tutto è tutto centralizzato tramite un broker e i sensori, in questo caso il speed meter che ha pubblicato appunto questo 70, in realtà potrebbe anche essere uno che sottoscrive, quindi che vuole anche indietro delle informazioni, quindi potrebbe ricevere a sua volta sia la sua pubblicazione, quindi sia il suo topic a 70 miglia orarie, sia ovviamente quello di altri, quindi quello di altri che pubblicano, perché ad esempio, non lo so, per trasformare, adesso la banalizzo, trasformare questo 70 miglia orarie in chilometri orari ha bisogno del coefficiente di trasformazione che magari arriva da un altro client che è collegato a sua volta a questo MQTT broker, quindi tramite queste due informazioni può gestirsi al suo interno il client, ad esempio, dei calcoli, anche se normalmente diciamo vengono tutti pubblicati sull'MQTT broker e poi ci sono dei client che può essere banalmente Home Assistant che appunto ricevono queste informazioni perché Home Assistant in quanto client diciamo, sottoscrive la ricezione di questi messaggi al broker. Ora andiamo un attimo a vedere invece nel concreto a livello pratico l'utilizzo dell'MQTT broker. Allora, prima di tutto, se ci troviamo in Visual
Studio Code Server e quindi in Home Assistant dobbiamo fare una serie di configurazioni con le platform MQTT. Ora, prima di farvi vedere questa parte, in questo caso vi farò vedere, ad esempio io ho dei contatori ad impulsi per conteggiare quanto mi consuma il mio conto, cioè quanto consumo io di acqua, e quindi ogni impulso sarà 1 litro, poi vi farò vedere. Andiamo prima di tutto a capire cosa è necessario avere in Home Assistant per poter di fatto effettuare questo tipo di funzionamento, quindi questo tipo di utilizzare questo tipo di protocollo, cioè l'MQTT. Allora, per prima cosa dobbiamo installare un broker. Allora, il broker si può installare o su un server, ad esempio il broker potrebbe essere Mosquito, il più famoso, che si può installare o in versione standalone su un altro server Linux, per esempio, oppure direttamente come add-on Home Assistant. Quindi tramite gli add-on di Home Assistant è possibile andare a selezionare il broker e installarlo. Ora io non ce l'ho installato nella mia istanza di Home Assistant, ma ce l'ho su un server dedicato, quindi ho Mosquito Broker su un server dedicato che avrà un suo indirizzo IP. Però volendolo installare tramite, diciamo, Home Assistant, si andrà in componenti aggiuntivi e si potrà cercare tra la raccolta di componenti aggiuntivi e si dovrebbe trovare esattamente qua, Mosquito Broker. In questo caso noi possiamo tranquillamente installare il broker e configurarlo. Per la configurazione vi riporto direttamente alla documentazione e poi anche ad un video che abbiamo fatto, in questo caso su Zigbee to MQTT, che comunque vi lascio qua in alto a destra, dove spiego in modo abbastanza semplice come poter appunto installare questo broker. Comunque qua nella documentazione trovate il file di configurazione, ma di base vi basterà impostare un login, uno user e una password per poterlo utilizzare. Ecco, questo non è tutto, non basta, perché a questo punto il nostro Home Assistant dovrà essere anche il client, quindi dovremo andare anche qua in dispositivi e servizi e aggiungere, come ho fatto io, l'istanza di MQTT, che è questa qua, tramite la configurazione. Nella configurazione vi basterà indicare l'indirizzo IP di dove avete installato Mosquito Broker e user e password che avete settati, che consentirà ad Home Assistant di ricevere tutti i messaggi dagli altri device, cioè dagli altri device in senso che, perché tutti gli altri device poi dovranno essere configurati in maniera tale che dialogano ovviamente con questo broker, che sia standalone su server Linux piuttosto che direttamente su Home Assistant. Poi vedremo come fare anche questa cosa qua. Ora, quindi, dette queste condizioni iniziali per poterlo utilizzare e configurare a dovere, ci basterà andare poi a configurarlo. Come possiamo configurare i vari messaggi MQTT? Allora, prima di tutto c'è da capire una cosa: i device, quindi quelli che hanno di fatto le informazioni, che può essere un device che rileva la temperatura piuttosto che uno Shelly che accende e spegne una luce, devono essere predisposti anch'essi per il protocollo MQTT. Ci sono poi due categorie di predisposizioni. La prima predisposizione nativa, che è quella degli Shelly 1, ad esempio Shelly 1, scusate, che è possibile direttamente nello Shelly andare a parametrizzare i parametri del broker MQTT in maniera tale che lo Shelly si colleghi direttamente al broker MQTT e possa pubblicare le sue informazioni. Invece c'è un'opzione 2, che è quella sempre del video che vi dicevo prima, che quindi ad esempio su tutte le periferiche Zigbee, se installate anche Zigbee M2MQTT, che di fatto è un framework che intercetta i valori col protocollo Zigbee e li va a pubblicare su un broker che dite voi, quindi li trasforma anch'essi in dispositivi abilitati per il protocollo MQTT. Questo per lo Zigbee MQTT, ma se avete periferiche Z-Wave esiste anche lì la versione per Z-Wave to MQTT che fa esattamente la stessa cosa. Sempre tramite Home Assistant potete configurare questi due framework. Poi se vi interessano delle guide apposite scrivetecelo nei commenti, che magari nel video del mercoledì andremo magari ad approfondire queste tematiche qua. Detto questo, io mi sposterei su adesso un client, quindi un end device, uno Shelly per esempio, per farvi vedere come bisogna iniziare la configurazione. Ok, sono entrato su uno Shelly a caso, in questo caso
è la versione Plus, che ha una configurazione poi lato Home Assistant leggermente diverso, perché la prima serie ha una configurazione, la seconda serie ne ha un'altra. Comunque, giusto per farvi vedere dove andare a configurare il protocollo MQTT, quindi andrò in Network e andrò nella sezione MQTT a inserire tutti questi diciamo parametri necessari. Il primo è sicuramente dove sta il mio broker, qual è l'indirizzo del mio broker, e la stringa topic che poi mi ritroverò a livello di prefisso antecedenti, i valori che andrà poi lo Shelly a pubblicare, che è questa. In questa sezione possiamo dare semplicemente il nome dello Shelly, che anche deve essere, anzi è meglio che sia uguale a questo che vedete qua sopra, e poi lo user, la password che abbiamo impostato quando abbiamo installato il nostro broker. Vi consiglio di abilitare questi due. Il protocollo SSL possiamo lasciarlo disabilitato soprattutto se il broker non lo abbiamo configurato in modalità SSL, fare apply, e qua in alto vedremo poi, una volta che si sarà avviato lo Shelly, che la connessione MQTT ha avuto esito positivo. Ora, come fare poi a vedere tutti i messaggi che vengono pubblicati dai Shelly o da altri device nel nostro broker MQTT? Allora, per comodità esiste un diciamo software che vi consiglio di scaricare, che si chiama MQTT Explorer, che è questo, che come potete vedere diciamo, sottoscrive tutti i messaggi, quindi dice al broker mandami tutti i messaggi che arrivano anche a me, e in questo modo noi abbiamo una sorta di appunto esplorazione dei vari topic. Quindi nel nostro caso, ad esempio, gli Shelly, quindi questo topic qua che vedete, questo qua, se noi andiamo a copiarlo e andiamo a vedere in MQTT Explorer di cercarlo dov'è, ce lo trova sotto questa directory, sì, chiamiamola directory, in realtà è sotto questo percorso. Quindi lui sotto Shelly 1 PM impresa divano sala inizia a pubblicare tutti i topic che ci interessano. Cosa pubblica? Il primo topic è online, che dice sì, è online, è true. Infatti, come potete vedere qua vi dice che è online. Retained vuol dire che ci sono dei topic che possiamo impostare in modo retained, in senso che in realtà questo online non l'ha pubblicato adesso e ci ha mandato il valore, ma semplicemente l'ha salvato in una sessione precedente e rimane, e quindi il broker ti manda l'ultimo salvataggio perché era definito come retained. Se invece non ci fosse questa definizione non vedresti online fin quando effettivamente non si genera un evento di online, allora lo vedresti aggiunto. Poi invece, ad esempio, qua non è retained perché è appena arrivato, quindi si è aggiornato da poco, da quando noi siamo collegati con questo MQTT Explorer, e quindi vedete che è cambiato anche in questo momento, quindi vedete che abbiamo delle informazioni. In questo caso lo Shelly di seconda generazione ci invia un JSON, che è questo qua tra parentesi graffe, e questa è la visualizzazione del JSON, questa qua che vedete un po' più leggibile, con una serie di parametri interessanti, tra cui il voltaggio, per esempio, in questo caso è uno Shelly PM, quindi ci dà anche il voltaggio, piuttosto che la parte di switch, quindi non RPC, sempre con un JSON. Anche qua abbiamo il voltaggio real time, la corrente, l'energia, lo stato, la temperatura, insomma abbiamo n mille informazioni che lo Shelly già di base invia al broker e noi riceviamo. Così come lo riceve il client MQTT Explorer, così lo riceve ovviamente Home Assistant. Quindi questo ci garantisce di avere le nostre entità su Home Assistant sempre aggiornate tramite protocollo MQTT. Ora, questa versione, la versione 2 degli Shelly, è un po' più complessa perché usa i JSON, però se noi ad esempio andiamo, togliamo un attimo adesso il filtro e andiamo a vedere la prima versione, perché ho qualche Shelly anche in prima versione, esatto, tipo questa, vedete che questo Shelly in realtà è molto più semplice da leggere perché non ha un JSON, ha i topic separati proprio. Quindi vedete qua che i topic sarebbero questi, quelli che poi devono essere inseriti all'interno della configurazione di Home Assistant. Quindi la temperatura, per sapere la temperatura basterà che in Home Assistant metto questo topic temperature, non dovrò fare dei template strani per tirar fuori dal JSON poi effettivamente questi valori. Quindi questo strumento, questo MQTT Explorer, è potente per andare appunto a interrogare il nostro broker. Come vedete io ho un casino di
periferica al di là degli scelli, ma anche proprio in generale altri servizi, sia custom creati da me, quindi sviluppo proprio, sia per esempio banalmente le SPOM, piuttosto che altre cose come il protocollo che dicevo prima, quindi Zigbee 2MQTT, che è un framework che mi traduce da Zigbee una serie di parametri, come potete vedere. Ok, questo per darvi una panoramica appunto sull'MQTT Explorer. Quindi una volta che abbiamo capito come funziona, quindi che i nostri end device, in questo caso lo Shelly, pubblica sul nostro broker, automaticamente noi riceveremo su Home Assistant il relativo topic, perché è in ascolto Home Assistant, si è sottoscritto al broker. Quindi come però possiamo poi tradurre, diciamo, quindi creare le nostre entità in maniera tale che vadano in ascolto su un determinato state topic, come in questo caso? Ad esempio qua cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto che prima di tutto dobbiamo includere nel file configuration, adesso è cambiato un po' il metodo di scrittura della parte MQTT. Fino a poco tempo fa bastava dichiararlo in un file, ad esempio sensor.yaml per intenderci, dichiaravamo la platform MQTT e sotto potevamo, come vedete, mettere tutti gli attributi che ci servono per poi farlo diventare di fatto un'entità. Con gli ultimi aggiornamenti da dicembre questa sintassi non funzionerà più, dovremo creare proprio dei file MQTT, ad esempio guardiamo questo qua dello Shelly, dove si va a dire, non si va più a dire la platform, ma di fatto è già il file, cioè la directory, l'include quando lo mettiamo nel configuration, poi ve lo faccio vedere, che definisce che questo file, quindi shelly.yaml, va dentro tutte le periferiche scritte con MQTT, con platform MQTT. Quindi nel configuration basterà andare a dirgli includi MQTT, per comodità io ho fatto così, oppure si può anche fare in diverso modo, quindi vi invito ad andare a vedere la documentazione su Master, che è abbastanza semplice. Però adesso volevo spiegarvi un attimo la sintassi. Quindi se noi andiamo qua, abbiamo completato la parte qua di configurazione sullo Shelly, non ci resta che andare qua e definirla. Quindi adesso ne definisco un'altra a caso, ma poco cambia. Facciamo l'esempio di questo topic, che è il consumo della piscina, del filtro della piscina. Quindi io vado a ricercarlo, giusto per farvi capire, in MQTT Explorer questo topic, e vedete che in questo caso mi dice che il power, il consumo, è a 0. Come faccio a creare un'entità consumo, filtro, piscina, eccetera, eccetera, che mi esponga appunto questo valore che vedo qua? Mi basterà banalmente copiarmi questo topic, quindi shelly, plug, relay, lo copio con questo e posso andarlo di fatto a trovare, che se vedete è esattamente il primo, questo qua. Relay 0 power, quindi è esattamente questo qua. Quindi qua cosa gli sto dicendo? Prima di tutto gli do un nome della mia entità, secondariamente gli dico stai in ascolto sullo state topic. Che cosa prende il value template? Prende il valore puro, perché? Perché non c'è un JSON, quindi è il valore diretto che devi prendere, quindi dopo l'uguale prende esattamente questo 0.00, e quindi è molto semplice, è per quello che vi dicevo che nel caso della prima sintassi, quindi la prima generazione di Shelly, è molto più semplice recuperare il valore, perché il template è banale. Gli darò un'unità misura che in questo caso è watt, e poi anche una classe che in questo caso metterò la classe power. Facendo un riavvio del mio Home Assistant o ricaricando la sezione che è quella dell'MQTT, troverò nei miei strumenti per sviluppatori questa nuova entità che si chiama consumo prese filtro piscina, che sarà aggiornata sempre tramite protocollo MQTT. Allora, esistono vari modi di creare queste, anche automatici volendo, di creare queste configurazioni. A me non mi piacciono i modi automatici, voglio avere il controllo e quindi preferisco farlo come ve lo sto facendo vedere. E secondo me, se imparate a farlo così, è tutto un vantaggio anche per voi. Ora, una sintassi invece più complicata che si basa sul JSON è quella che vi dicevo prima, per esempio quella di seconda generazione, sempre degli shelly. Quindi se noi andiamo nel nostro MQTT Explorer, giusto per farvi vedere la differenza, a ricercare
questo topic, in realtà poi ricordate che dovete fare il contrario, cioè in MQTT Explorer andate a cercare il topic e lo copiate poi in questi file di configurazione. Come vedete qua è una sintassi a JSON, parentesi graffe, come potete vedere, quindi ha una serie di caratteristiche. Per andare a prendere questa serie di caratteristiche, perché se mettete value vi darà tutta questa parentesi e la vostra entità non servirà a niente, perché vi darà tutta questa scritta che non vi serve a niente. Quindi per andare a intercettare ad esempio solo il power, o adesso qua sì, avevo intercettato solo il power, vi basterà mettere nel value template value.json, quindi non più value e basta, ma value.json, punto l'entità che vedete qua che di vostro interesse, quindi in questo caso a power, quindi questa entità restituirà 4.1 in questo momento. Quindi in questo momento restituirà esattamente 4.1, poi l'unità di misura e il device class siamo sempre come sopra, sarà in VAT e il tipo di classe sarà power. Ok, vi ho praticamente illustrato come sia possibile tramite poche configurazioni rendere uno Shelly 1 e uno Shelly 1 di prima generazione, uno Shelly 1 di seconda generazione tramite Home Assistant, tramite le relative entità. Ovviamente quindi questo blocchettino che avete visto qua, volendo lo potete ripetere per tutti questi entità che vi possono interessare. Quindi io voglio avere un'entità per l'output, un'entità per power, un'entità per il voltaggio, per la corrente, per l'energia, eccetera, eccetera. Io posso andare per la temperatura, eccetera, eccetera. Se, come in questo caso è annidata, quindi temperatura TC, quindi in gradi centigradi in Fahrenheit, vogliamo recuperare il TC, ci basterà semplicemente mettere un altro punto dopo a power, cioè scusa, dopo temperatura, scusate, dopo temperature, punto TC, quindi vado sotto, vado alla radice sotto. Se volete capire bene come funzionano i JSON, vi basterà copiare questo JSON, scrivere in Google JSON Viewer online, incollare questa cosa qua che avete visto e il JSON Viewer online vi permetterà di vedere la strutturazione un po' meglio, cioè capirete un po' meglio cos'è un JSON, che di fatto è un oggetto scritto in stringa e praticamente vi consente di consultarlo in maniera agevole. Quindi questo è un po' il discorso generale per quanto riguarda il protocollo MQTT e il suo funzionamento. In questo caso noi abbiamo detto ci siamo sottoscritti con sia Home Assistant, quindi riceverà tutti gli aggiornamenti di quello Shelly Home Assistant, ma anche con un altro client che è MQTT Explorer, e anche MQTT Explorer riceverà tutti gli aggiornamenti dal broker di questo device, perché lui si è sottoscritto a tutti, in questo caso MQTT Explorer. Nulla vieta, ci sono dei client che si possono sottoscrivere a solo determinate cose, no? Che è un po' quello che fa Home Assistant, cioè lui si sottoscrive a determinate cose sulla base della configurazione che gli date voi. Quindi se configurate queste due topic, lui chiederà al broker di mandargli sempre gli aggiornamenti per questi due topic. Poi esistono delle configurazioni avanzate che, se volete, ripeto, scrivetemi nei commenti che vi interessa un approfondimento su anche altri attributi, quindi non solo state topic. Vi faccio l'esempio: se noi andiamo sugli switch o sui binari sensor, avremo un altro tipo di caratteristiche. Per esempio nei binari sensor dove c'è uno stato, i binari sensor sono o sì o no, quindi dobbiamo dirgli, oltre allo state topic, anche che valore ci aspettiamo. Quindi in caso di on ci aspettiamo che il broker mandi true, in caso di off ci aspettiamo che il broker mandi false. Come ce lo aspettiamo? In questo campo state value JSON, no? Quindi ci sono altre caratteristiche peculiari di configurazione lato Home Assistant che, se vi interessa, potremo approfondire. Comunque le principali sono sicuramente i sensor, ma anche i binari sensor quando abbiamo due stati. Quindi gli dobbiamo dire cosa ci aspettiamo e automaticamente Home Assistant capirà che se vede true metterà il binary sensor ad on, se vede false lo metterà ad off. Mentre ad esempio per gli switch abbiamo anche un nuovo comando che è il command topic, che diciamo c'è nella documentazione, nello specifico dello Shelly, come chiamarli, però normalmente devi praticamente fare Home Assistant che va a scrivere
su un determinato topic, quindi questo nello specifico, un determinato comando in caso tu voglia accendere una lampadina o spegnere una lampadina, e ha comunque bisogno anche di quello di state, cioè del ritorno, l'ho accesa, l'ho spenta e come vado a interpretarlo. In questo caso lo interpreto addirittura con un'espressione direttamente, gli dico se il value di output è uguale a true, allora metterà true, se no metterà false, in sostanza, direttamente tutto inline. Stessa cosa, devo, oltre al payload on e payload off, gli devo dire anche state on, cosa mi aspetto, quindi true, state off, cosa mi aspetto, quindi false. Ecco, con questi tre vi ho spiegato i principali, ovviamente, sempre basandomi adesso sullo Shelly, ma in realtà anche su ZigBee MQTT abbiamo le stesse cose. Però, ad esempio, vedete, questa è la parte di ZigBee MQTT, è leggermente diversa. Comunque l'importante è che andate a scoprire la vostra periferica tramite MQTT Explorer. Se non sapete cosa diciamo MQTT Explorer, cioè scusate, cosa il LAN device pubblica verso il broker, non lo sapete, con MQTT Explorer lo saprete. Quindi se voi non avete proprio idea di Z-Way to MQTT, cosa pubblica a livello della mia sirena, per esempio, qua vediamo cosa ha pubblicato e noi abbiamo tutte queste bellissime informazioni che potremo trasformare in entità, configurandole opportunamente nella nostra YAML dedicato appunto a quella parte, quindi ce le troveremo poi in Home Assistant come delle entità utilizzabili, e ovviamente queste entità potrete utilizzarle poi per le regole di Node-RED e per le regole di Home Assistant. Con questo spero di avervi raccontato e spiegato come configurare in Home Assistant il protocollo MQTT in generale, cioè come utilizzarlo con tutte le sue peculiarità. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia interessato. Vi ricordo di iscrivervi numerosi al canale, di lasciarci like, che ci fa molto piacere, e i commenti. Se potete, sosteneteci anche tramite il nostro canale Patreon, e io vi saluto e ci vediamo presto con un altro nuovo video interessante sulla domotica. Grazie mille a tutti.